Ciao a tutti, amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche generali per la prima parte di maggio 2023. Ok, abbiamo la carta della temperanza, amici della Vergine. Quando c'è la carta della temperanza si parla sempre di un periodo rivolto magari alla guarigione, sia da un punto di vista fisico, quindi potrebbe essere un periodo di convalescenza, o si può parlare anche di una guarigione da un punto di vista psico-emotivo. Quindi è un po' il rimettere in equilibrio la polarità maschile con la polarità femminile, riportare in equilibrio queste due parti all'interno di noi per riuscire a star meglio fondamentalmente. Quando c'è la temperanza si parla proprio di un periodo di pazienza, un periodo dedicato a questo tipo di riequilibrio, se vogliamo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se proprio non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto, nella descrizione del video, trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Sempre nella descrizione del video trovate il link al corso di livello intermedio di tarocchi che inizierà a maggio. Trovate il link a tutto quello che è la spiegazione della sezione degli abbonamenti. C'è un video che spiega di che cosa parla la parte degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene, iniziamo con un asso di spade al contrario, un 9 di spade, la regina di coppe, un 9 di bastoni, un 3 di bastoni, un asso di coppe e un 4 di bastoni. Dunque ragazzi, l'inizio del periodo devo dire che è un po' impegnativo se vogliamo, con questo asso di spade al contrario e il 9 di spade. Allora, l'asso di spade può fare riferimento a qualche cosa che è venuto a galla magari in un passato, non è detto che sia qualcosa che vi hanno detto, può anche semplicemente essere una presa di consapevolezza, perché è una carta che fa riferimento anche a quello che è come vi posso dire, una sorta di chiarezza mentale. Quindi o è qualche cosa che deve venire a galla o che è venuto a galla, ma con il 9 di spade quello che sento è che molte persone sono preoccupate per questo discorso, per questa notizia che insomma potrebbe o uscire o potrebbe essere uscita. Il 9 di spade è una carta che normalmente parla di qualcuno che è ancora nella sofferenza, sta soffrendo per qualcosa, però in realtà è anche una carta che vi dice che avete la via d'uscita vicino a voi, anche se voi in questo momento non la state vedendo, perché tecnicamente siete ancora con l'energia nel passato, però avete la possibilità vicino a voi di vedere la luce, mi verrebbe da dire, di iniziare a intravedere un po' di benessere. La regina di coppe è una carta che, allora, potrebbe indicare una persona, molte volte fa riferimento alla madre, essendo una regina di coppe, o potrebbe anche essere semplicemente il vostro stato d'animo, che, essendo appunto una regina di coppe, potrebbe essere un po' ballerino. Guardate, per qualcuno può far riferimento anche alla voglia di esser madre per qualcuno, alla maternità, al ruolo della madre in generale o a come si vive la polarità positiva nei propri confronti, quindi come si è madre di se stessi. Lo andiamo poi a vedere meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi anche un 9 di bastoni e questa carta fa riferimento al fatto che abbiate bisogno di costruirvi delle zone di comfort, delle barriere protettive, delle staccionate intorno a voi, sia da un punto di vista fisico, quindi magari avete bisogno di
fisicamente imparare a come stoppare gli altri, oppure anche proprio parla di barriere da un punto di vista energetico. Quindi simboli di protezione, meditazioni per le protezioni, i quarzi per le protezioni. Andiamo poi avanti con un 3 di bastoni e qui ragazzi un passo avanti si fa, perché il 3 di bastoni è qualcuno che va oltre, che fa questo, in questo caso viene rappresentata con la scala, come se fosse qualcuno che fa la fatica. Andiamo a vedere carta per carta, poi le ultime le spieghiamo direttamente con i mini tarocchi. Andiamo a vedere questo asso di spade, a cosa fa riferimento. Mi sembra giusto. Asso di spade nuovamente e imperatrice. Sì, è qualche cosa legato o al ruolo della maternità o alla mamma. Andiamo a vedere, perché sono un po' le energie che si ripetono. Andiamo a vedere il 9 di spade. Abbiamo un re di bastoni, un 6 di coppe e un 8 di bastoni. Ragazzi, allora, di nuovo il 6 di coppe è una carta che fa riferimento ai figli, quindi per qualcuno sì, che potrebbe proprio essere appunto riferito al voler diventare madre o a vostra madre. Qui una delle due parti è il figlio, diciamo. C'è anche da dire che ragazzi, ho come la sensazione che qualcuno abbia paura di comunicare questo desiderio. Se non fosse quello il caso, vi dico che potrebbe esserci qualcuno che non sentite da molto tempo e non è stata una storia romantica e questo qualcuno potrebbe darvi notizie. Direi improvvisamente. Potrebbero giungervi notizie da parte di questo re di bastoni, perché abbiamo anche l'otto di bastoni, o potrebbe addirittura essere una persona che rivedete dopo tanto tempo. Andiamo a vedere la regina di coppe. La regina di coppe è sempre un'energia, 9 di pentacoli, super sensibile. Guardate, sì, mi viene fuori gravidanza e bambini da tutti i lati. Quindi per molti sì, risuona così come la volontà di appunto magari allargare la famiglia piuttosto che appunto rimanere incinta un'altra volta se già avete figli. Se non fosse di nuovo quello il caso, ho come la sensazione che qui abbiate voglia di prendervi in mano la responsabilità di voi stessi. È come se voleste riuscire ad essere più indipendenti, voleste iniziare qualche cosa per conto vostro. C'è un qualche cosa di nuovo che sta per nascere comunque con questo asso di coppe e ce l'avete anche qui, l'asso di coppe. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, da cosa vi dovete proteggere o da chi. Voglio un'altra carta. Sì, ragazzi, dovete fondamentalmente, diciamo, non sentirvi in colpa o non, ehm, come vi posso dire, non farvi troppi problemi se in questa fase non fate molto. Vi ricordo che la temperanza è una carta di pazienza, di conseguenza è una carta che parla di staticità e qui lo rivedo in tutto il gruppo di carte, ok? Vi parla di costruirvi la vostra zona di comfort, qualche cosa, un posto, o delle regole potrebbero anche essere semplicemente che vi facciano sentire al sicuro. Sì, avete bisogno di mettere dei limiti. Non è neanche, perché potrebbe essere visto in due modi. Allora, i limiti possono essere per quello che voi date agli altri, quindi limitarvi, perché comunque la regina di coppe è una persona molto empatica, si presta da, ok? Però, appunto, potrebbe essere o quello
oppure, cioè è un po' come se fosse, ok, io arrivo fino qui, di qui in avanti non è più compito mio, di qui in avanti io non riesco più a, anche se poi in realtà non è vero, nel senso che ce la fareste, però bisogna cercare veramente la propria zona di comfort, di non fare nulla, cercate di proteggervi. Giustamente, voi siete in fase di guarigione, siete in fase di pazienza, avete bisogno di chiudere prima questo ciclo di sofferenza del 10 di spade, perché non nego che adesso qui non ho carte brutte, a parte il 9 di spade, non ho carte proprio brutte, in effetti però 9, 10 di spade, sì, qui c'è qualche cosa che potrebbe un attimino lasciarvi così all'inizio del mese, ma una volta che imparerete a strutturarvi, a mettere delle barriere, a mettere dei limiti su quanto voi date agli altri e su quanto voi fate entrare gli altri nella vostra vita personale, sento che qui c'è un'evoluzione. Andiamo a vedere questo 3 di bastoni. Wow, re e regina di coppe e morte. Bisogna rigenerare, se per caso si trattasse di una coppia, ragazzi, perché comunque qua famiglia, figli, ce l'ho un po' dappertutto, c'è qualche questione di tipo pratico che va ricalibrata. O vanno rotte certe dinamiche, e qui ritorno al mettere le barriere, a non dare più per scontato che voi dobbiate accogliere gli altri indistintamente. Potete anche dire no, senti, oggi non ce la faccio a sostenerti, sentiamoci un altro giorno, ipotesi. Se magari qualcuno vi chiama perché giustamente la regina di coppa è una persona molto empatica, no? E quindi è anche facile che gli altri vi cerchino per un sostegno. Però qui, al di là della questione, diciamo, affettiva, emotiva, è proprio una questione di tipo pratico, dove dovete andare avanti, fare fondamentalmente. Fate attenzione, l'unica cosa che vi posso dire, a calibrare bene le spese, perché avendo sia re che regina di denari al contrario, con la morte. Diciamo che per questo spostamento, per questo passaggio, per qualcuno è un viaggio, ci potrebbero essere delle spese, diciamo, aggiuntive. Però andiamo a vedere questo asso di coppe perché è una bellissima carta. L'asso di coppe parla di nuovi inizi, parla di figli, parla di nascite, parla di innamoramento, di un cuore, un quarto chakra aperto e sgorgante d'amore. Abbiamo un 10 di pentacoli al contrario e la sacerdotessa. Sì, può essere che non ci sia una reale ufficializzazione di questa questione, ma è come se ci fosse un qualche cosa che lavora sotto. Di nuovo, avete la sacerdotessa al contrario. Si tratta di, mi viene da dire, chiudere gli occhi e restare in ascolto. Perché la sacerdotessa è la carta dell'intuizione e ho la sensazione che qualcuno di voi sia un po' troppo attaccato a qualche risultato di tipo pratico e non si renda conto che in realtà quello che vuole già c'è. Magari non è ufficializzato, non è concreto, non è decretato o ufficializzato appunto, però c'è già. Ed è anche una cosa stabile. Tenete presente che il 4 di bastoni in molte letture viene interpretato come la carta del matrimonio, una carta di festeggiamento. E qui ragazzi, vi dirò che comunque avete re regina di denari, qui c'è anche il 4 di bastoni che viene rappresentato come adesso qui non si vede molto bene. Ci sono 4 bastoni, vediamo se riesco a farvelo vedere qui. Rappresenta un po' anche, eccolo qua. La carta è rappresentata con 1 1, 11 11 sarebbe, no? Quindi è un po' la carta che rappresenta le anime gemelle. Guardate, con la temperanza può anche essere che vi dobbiate, se siete in una relazione, ipotesi, anche lavorativa, e non deve essere necessariamente una relazione romantica. Anzi, vi dirò che questo asso di coppe, se per voi vibrasse come una stesa lavorativa, può essere un nuovo inizio di un nuovo progetto, una nuova idea, brillante anche direi,
però è come se ci fosse da riequilibrare le energie tra i partecipanti al progetto. Ho un po' questa sensazione, insomma. Bene, andiamo a vedere una frase su cui meditare per darvi qualche spunto. Prendo coscienza che quando voglio dimostrare qualcosa è perché ancora non ci credo io stesso. Wow! È vero, eh? Quando c'è il bisogno di dimostrare, a parte che il bisogno di dimostrare arriva un po' dall'ego, però è perché ancora non ci credo io stesso, esattamente. Se ho bisogno di dimostrarlo è perché so che ancora non è così. Molto sottile. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Andiamo a vedere ancora una carta da parte degli oracoli ce la faccio, scusate, c'è Mercurio retrogrado, mi impappinerò sovente nei prossimi giorni durante le letture. Dei guerrieri di luce, ce l'ho fatta. Coraggio, wow! Vivi la tua vita senza paura, con coraggio, forza e determinazione. Ma che bello! Ricorda, guardate, questa frase qui a me fa venire in mente la legge di assunzione, che non so se sapete che cos'è, però è quando praticamente si lavora con la legge di manifestazione o la legge di attrazione, quindi quando si cerca di attirare o di manifestare qualche cosa, la legge di assunzione è un po' il segreto, secondo me, su cui voi dovete lavorare per crederci, cioè lanciate il desiderio all'universo, mandate quelle vibrazioni, continuate a mandare energia, però ad un certo punto bisogna lasciare, smettere di, diciamo, spingere questo tipo di desiderio, di idee che voi avete mandato, perché la legge di assunzione funziona così, voi assumete, ossia date per scontato che quel desiderio che voi avete chiesto all'universo prima o poi arriverà, cioè arriva, perché voi lo avete decretato, lo avete chiesto, avete lavorato, avete fatto lavori di manifestazione, avete mandato energie, avete fatto visualizzazioni e ad un certo punto più di un tot è come se diciamo non si potesse fare, di conseguenza la cosa migliore è proprio quella di lasciare andare questo desiderio e assumere che è come se fosse già vostro. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, con l'iscrizione. Se poi volete anche supportare il canale potete lasciare una donazione o anche abbonarvi e nel video che c'è sotto nella descrizione trovate appunto un video che vi spiega tutto quello che riguarda gli abbonamenti. Ringrazio le persone che si sono già abbonate, vi ricordo che il video per gli abbonati esce il sabato. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!